Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi siamo in compagnia di Pablito e Antonio di In Moto a Los Angeles. Perché siamo dentro una macchina, nello specifico una Mini? Antonio, vuoi dircelo tu? No, non ci entro. Ok, vabbè, tu non... ok. Discorsi Antonio li taglieremo. Diciamo che hai portato un po' di merda. Ecco, sapevo io. Allora, il tempo fa schifo da 3 giorni, questo è il terzo giorno che piove. Mi dicono che qua in California non piove mai e chiaramente il cetriolo a chi deve andare in quel posto? Indovina le previsioni meteo quando iniziano a dare bel tempo? Quando me ne arrivo dopo il 20? Esatto. Comunque, detto ciò, siamo dentro una Mini in direzione cibo, perché oggi che cosa facciamo? Oggi scopriamo Un tour culinario. Culinario, ok, un tour culinario alla scoperta di quelle cose caratteristiche che si possono mangiare qua a Los Angeles. Partiremo chiaramente con la colazione, sono le 9:30 di mattina e mangeremo caffè e cornetto. No. Che mangiamo? Mangiamo acqua sporca, o meglio, beviamo acqua sporca, Quindi, chiamato caffè americano. dripping coffee. Ok. Che però è buono, è soltanto una questione d'abitudine secondo me. E dopo invece del cornetto qua la mattina mangiano le donuts. Le famose ciambellone americane che avete visto sicuramente in più telefilm, quelle che si mangiano caratteristiche i poliziotti, giusto? Sì. Sono vari gusti, vari... Ora vedrete, porto Molto in un bello. posto in cui forse è il miglior posto per avere donuts dentro Los Angeles. Attenzione, Che qui. ci sono addirittura comunque catene di donuts tipo Yummy, tipo Dunkin' Donuts. Ok. Pensa tu che c'è talmente così, diciamo, Tanta richiesta. a parte la richiesta, proprio la cultura del donuts, che ci sono addirittura 2 o 3 catene diverse soltanto che vendono donuts e caffè. Staremo a vedere sto donuts e st'acqua sporca chiamata caffè americano e niente, ci vediamo direttamente lì e cominceremo questo tour culinario. Culinario tutto attaccato, mi raccomando, perché oggi col tempo brutto mi sa che stanno tutte quante a casa. Allora, ha deciso Pablo di ordinare lui, quindi non mi è dato sapere cosa ordiniamo e cosa andrò a mangiare. A me personalmente piace di più il salato piuttosto che il dolce, col dolce non ci faccio più di tanto. Prenderei tranquillamente un bel fagottino al cioccolato che ho già visto, ma purtroppo mi sa che sono costretto a mangiarmi la ciambella. Vediamo com'è, lo faccio per voi. Allora, caffè ritirato. Ho scoperto anche il trucco per renderlo bevibile. Bisogna aggiungere zucchero a stecca e fragranze tipo vaniglia. Io in questo caso ho messo vaniglia. E il caffè è bevibile. Ora passiamo alla parte importante di questo video, la colazione, no? Allora, io comincio col semplice. Ora quanto è morto, ora mi dici. Bello. Ora mi dici. Un'ottima ciambella, veramente molto molto morbida. E questa tra le ciambelle che ho mangiato in vita mia rientra sicuramente in top 3. Abbiamo blueberry, glaze Nutella e Nutella bomb. Blueberry. Quanto? Ma dove fai stare dieta? Veramente sì. Questo è particolare, L'interno, ragazzi, è viola. Mirtillo. Non è male. Devo bere perché sennò mi allappa. Troppo zucchero. Andiamo avanti? Andiamo avanti, vai. Poi è dura, vabbè. se devi fare. Provo questa. È dura, prova questa. Glaze Nutella. Praticamente che sarebbe un saccottino al cioccolato. Ah, questa è sempre una ciambella. Questo. con Ciambella spaccata a metà o la dentro- Nutella. Questa allappa pesante. Buona, Buona però allappa. Comunque, volevo far vedere ai ragazzi che non c'è zucchero. No, per niente. C'è un po' di ciambella intorno al mio zucchero. Io penso che faccio forfè. Nutella bomb, salti. Non lo faccio. Hai solo un po' di zucchero in corpo, tutto No, qua. raga, ne la faccio. No? Basta. Considerate, io per questo video ho lottato per non portarlo. Non volevo farlo. Mi riprenderò col pranzo, spero. Non è col pranzo. Però normalmente è difficile mangiarne più di una di queste pesanti. Ma porca miseria. No. Allora, colazione finita, siamo tornati in macchina e chiaramente non è che possiamo andare subito a fare spuntino, perché sennò diventiamo degli obesi che fanno schifo poi, no? Diabete già mi si è alzato alle stelle. Dove siamo adesso? Adesso siamo nella zona che si chiama Miracle Mile, una delle zone dei musei di Los Angeles, dove c'è la famosa Tar Pit,
Pit. Che sarebbe? La tar pit praticamente è una pozza naturale di catrame in cui praticamente, tempi preistorici, Sì. gli animali andavano, Sì. si specchiavano, credevano fosse acqua. E morivano. Dato che io non sono Piero Angela, ma sono stato in un museo, Sì. mi hanno spiegato che praticamente quasi il 90-95% degli scheletri di dinosauri e dei ritrovamenti di ossa di dinosauri che vedi in giro per il mondo nei musei provengono da questa tar pit. Ma dai. E praticamente la cosa buona è successo che nella tar pit si sono preservate praticamente perfettamente. Certo. Perché altrimenti quando fanno i ritrovamenti nella terra eccetera trovano praticamente solo Deteriorate. frammenti di ossa. Quindi ora passiamo, la vedrete, hanno messo due simpatici mammut finti che fanno finta di morire con i zanti. Ti ci vuoi specchiare dentro, Anto? Certo, vediamo se Ti ci tufo, vediamo se se la, mi se la ritrovate. leggenda è vera. Poi, oggi è una giornata piovosa, ma tipo nelle giornate normali Sì. di sole, quando non c'è freccia qui, quindi bel tempo, eccetera, eccetera. Questa cosa comunque va sfodata. Nella zona si sente un odore di catrame, proprio di asfalto, diciamo, incredibile. Beh, diciamo che tanto qui di odori che si sentono a Los Angeles e Ma dintorni o erba Sì, erba. o catrame se passi da ste parti. La Brea Tar Pits Museum. Ma questo è proprio la parte. Quella che avete visto era la pozza realmente, che però ti posso dire, pensavo che gli animali fossero totalmente stupidi. E invece raga, pare acqua, cioè da lontano almeno pare acqua. Quello è il Petersen Museum, museo dell'automobile. E dopo aver fatto il giro dalla parte opposta al Museo dell'Arte, qui a Los Angeles, c'è, pensate, niente po' di meno che il muro di Berlino. Ora, è il muro vero oppure è una riproduzione? È il muro vero. I soliti americani. I stati americani. Ho detto, sai che c'è? Andiamo, rompiamogli le palle, smembriamo sto muro. Prendiamo un po' dei pezzi di muro del Prendiamo Berlino. un po' di pezzi di muro, addirittura se non erro, è la parte del muro di Berlino più grossa messa insieme, in giro sparse per il mondo. Ovviamente Giustamente. è stato distrutto, qualche parte c'è lì in Germania come ricordo, sì, diciamo, e loro hanno il pezzo più grande del muro di Berlino. Visto che la situazione medio è peggiorata incredibilmente e sembra che sta veramente, come ha detto Paolo, in Italia, noi abbiamo avuto una bella idea, credo, e a posto di farvi vedere solo il Petersen da fuori, quindi il museo dell'automobile, entriamo e lo visitiamo, così che arriviamo all'ora dello spuntino / pranzo. Ecco, quella è la macchina perfetta per Los Angeles, sai? Arrivati nei parcheggi del Petersen, direi che il tour comincia già da qua. Questa credo che sia la macchina con praticamente il motore da jet dentro, con la quale si è fatto uno dei record sulla pista quella nel deserto. Come vedete, queste sono le miglia orarie che ha raggiunto la macchina e quando le ha raggiunte. Hai capito quanto fa quella? La Quiet Light, 650 miglia orarie nel 78. Sai quanti chilometri sono queste 650 miglia? Più di 1000 chilometri, 1000 e qualcosa. Quasi 1200. Cioè, assurda come cosa. E poi vabbè, così, sempre passeggiando, camminando tranquillamente nel parcheggio, ricordiamo che siamo nel parcheggio, c'è da una parte la macchina della polizia di Gotham City e dall'altra la Jeep di Jurassic Park. E entriamo però nel vivo del museo con tanto l'armatura di Iron Man lì dietro, una bellissima R8 V10 e questa è l'R8 che stava nel film Iron Man. Ok, preparatevi perché siamo arrivati a un momento dove gli amanti della serie di Fast and Furious, ma quella vera di serie, e so che passione motori mi capita tranquillamente, si sentiranno male. La macchina di Suki che ha guidato
nel film. Una volta usciti dal museo dell'automobile è arrivata ora di pranzo e quindi ci siamo spostati da... Pinkies, Che fanno qua di caratteristico? hot dog pazzeschi. Da 1 a 10? Te lo garantisci? A Garantisco posto. l'hot dog. Sai che se mangiamo allora oggi? C'è proprio. Ok, one chili cheese double master, one bacon chili cheese double American. Allora, pensate che Pinkies è famosissimo a Hollywood dal 1939, quindi una bella catena che ci è stata un bel po' di anni. E noi abbiamo fatto schifo, io e lui, perché invece Pablo è andato sul normale. Abbiamo preso, pensate, un bel hot dog con chili, bacon e formaggio. Una porcata, raga. Allora, quindi, come si mangia sto coso? Ah boh. No, raga, Lo devi sbrodare. Lo prendi per lungo Sì, così. sì, è così. lo prendo per lungo. Lo prendi per lungo, apri la bocca e Proviamo. lo infili. Come disse Porco, molto buono. Una cosa che non mi piace passivamente i pomodori, perché fa male, come dice il buon Paolo. Il chili è praticamente una specie di ragù, non è affatto male, solo che è immangiabile, raga. Non riuscite a non sporcarvi. L'hot dog è particolare però, cioè strano. Avrei degli aggettivi da dare a sto hot dog, ma so che sicuramente traviserete voi e capirete altre cose, doppi sensi, quindi mi limiterò a dire che è molto buono, ma è tanto da mangiare. Sto scegliendo attentamente le mie frasi, notate, e non riesco. Oh, scusate. Dove mi è sputato? Che schifo. Comunque vabbè, è troppo da mangiare. Cibo americano 2, freccia 0. Concordo, assolutamente. Non sono abituato a queste porzioni. Posso tanto tagli, no? Sì, sì. Giusto per completezza di informazione vi dico che l'hot dog che abbiamo preso è costato meno di $10, quindi comunque è conveniente. Era molto buono, mentre la colazione di questa mattina l'abbiamo pagata intorno a $17. Quindi andandosi a fare un conto, 4 ciambelle e 2 caffè non è male. Per oggi il nostro esperimento culinario termina qui, però c'è ancora la cena da assaggiare. Quindi probabilmente nella giornata di domani insieme ai ragazzi avevamo pensato di andare a mangiare messicano, perché qui è proprio una specialità, essendo praticamente confinante con il Messico. Quindi noi ci rivedremo nella prossima clip, sicuramente seduti a cena dal messicano. Eccoci qua, abbiamo perso Paolo per strada, è passato un po' di tempo e siamo insieme ad Antonio a Sky's Gourmet Tacos. messicano, tipico come promesso. E qua che si mangia proprio le caratteristiche al massimo. Tacos e burritos. Spettacolo, ok, ma che, sentiamo male. che cosa hai ordinato? Taco di pollo, taco di patate, taco di carnita che sarebbe maiale, nachos. Tutto molto caratteristico, quindi. Cominciamo la nostra avventura da questo taco di tonno? Pollo? Pollo, tonno no. Una poesia. All'appa, un po', però è buono. Io so che comunque sto video ha fatto venire infame, quindi tranquilli, siete scusati se alla fine del video andate a svuotare la dispensa. Adesso facciamo invece quello con patate e formaggio. Eccolo qua, bello unto anche lui, si presenta bene. Patata con buccia, apprezzo già. Gusto sicuramente più forte, quasi piccantino. Non riesco a capire se mi piace o meno. Mi piace. Adesso andiamo con l'ultimo alla porchetta. Direi più kebab che porchetta. Carne, buono, però tutti i sapori si mischiano benissimo in bocca. Come disse Cicciolino. Chiaramente per non farsi manca niente è arrivato pure, a differenza di quello che vi ho fatto vedere prima, anche una bella quesadilla, che sarebbe una piadina con dentro che cosa? De carne y queso. Allora, l'aspetto non è invitante, il sapore è forte molto, non sono un esperto di messicano, ma a me piacciono più quelli che ho mangiato prima. Questa non mi piace. Voto 6. Chiudiamo questo tour culinario
se non questo video dedicato alle cose caratteristiche americane che si possono mangiare qui a Los Angeles, ma non solo americane, con nachos ai fagioli e al formaggio. Pioggia. Stasera sai come mangiamo la grande sotto le coperte? Sento già un certo fermentare. Che sta fa? Lo faccio? La salsa piccante? Sì. Tutta? Tutta. Tutto il bricchetto. Vai. Tutta. Tutto il bricchetto, vai. Tutta. Che cosa c'hai? Che ti serve l'acqua? Mannaggia, è finita. Ecco le sbratta. E niente ragazzi, con lo sbratto in canna di Antonio, lui intanto sta morendo qui davanti all'altra parte della camera. Ci vediamo sicuramente al prossimo video, che sarà probabilmente sempre qui in America, da Freccia Verde. È tutto, un abbraccio, ciao! Yeah.